Allora, 12 novembre 2024, benvenuti al nostro secondo incontro di AUG Italia, il primo vero incontro potremmo dire, visto che il mese scorso abbiamo soltanto inaugurato questo gruppo, vi ho illustrato la struttura di Access User Groups, abbiamo parlato di Access e VBA in generale, con qualche esempio di ciò che è possibile fare, trovate la registrazione sul nostro canale YouTube. Oggi entriamo nel vivo, diciamo, trattando un argomento ben preciso. Prima di procedere, Filippo, perdonami, vorrei però darvi qualche aggiornamento sulla situazione di Access, perché è stato finalmente rilasciato il nuovo editor di query, forse qualcuno se ne è o query, forse qualcuno se ne è accorto, che posso mostrarvi usando questo database di esempio. È basato sull'editor Monaco, che è implementato in altri prodotti Microsoft come Visual Studio e SSMS, ma è stato reso disponibile solo per Microsoft 365. Quindi questo è l'editor che è stato disponibile finora, ma volendo si può attivare il nuovo editor, quindi si va su File, Opzioni, Database corrente e c'è questa spunta abilita o disabilita l'SQL Monaco SQL Editor. Quindi lo abilito, chiudo e anche se non compaiono messaggi, se l'editor è già aperto bisogna riavviare il database, cosa che si può fare anche soltanto compattando. Eccoci qua, quindi riapro la query in visualizzazione SQL. La prima cosa che salta all'occhio è il seccante ritardo con cui l'ambiente viene aperto. Clicco, 1, 2, 3, 4, 5 secondi per visualizzare la query. Questo pare accada perché l'editor è basato sul nuovo controllo web browser che è notoriamente lento. Ma non è questa la cosa peggiore. Le caratteristiche più in evidenza, diciamo, sono la colorazione della sintassi e i numeri di riga che certamente migliorano un po' l'esperienza. È implementato anche un meccanismo di IntelliSense per cui man mano che si digita, per esempio digito T per tabella, underscore D, ecco, trovo la tabella. Vengono appunto dati suggerimenti per completare la parola. Se premo il punto, accedo alla lista dei campi di questa tabella. Mm, carino, ma è un meccanismo non esattamente perfetto. Per esempio, queste liste a volte non forniscono abbastanza informazioni per distinguere un campo dall'altro. Ad esempio, se premo Q perché voglio accedere a una delle query, mi trovo già tre campi quantity che immagino siano presi da tre tabelle diverse, ma non ho modo di sapere da quali. E al contrario delle tabelle, le query non vengono riconosciute, cioè Q underscore non mi dà nessuna di queste query, ma soltanto dei campi di tabelle. Comunque, c'è una ricca collezione di shortcut accessibili tramite F1, shortcut tastiera, eh, per chi è appassionato di queste cose, ce ne sono infinite, anche troppe, e direi poco o nulla più di questo. La caratteristica più fastidiosa, a mio parere, però, è che per modificare una query in modalità SQL bisogna che la query sia salvata. Cioè se io chiudo questa, per esempio, e creo una nuova query, e volessi andare in modalità SQL, per prima cosa devo salvare la query. Per me è un'immensa seccatura, non so per voi, ma immagino che ci si debba accontentare considerando che Access, come abbiamo già detto più volte, non è una priorità per Microsoft da ormai diversi anni. Bene, tutto qua. Tornando a noi, so che molti di voi si sono un po' spaventati la volta scorsa, dopo che vi ho fatto vedere, voi nuovi no, ma quelli, quelli vecchi, forse per quello non sono venuti oggi. Dopo che vi ho fatto vedere quel mostro genetico che abbiamo costruito con Simone alla BCE e non si sentono all'altezza di presentare un qualsiasi argomento.
vorrei rassicurarvi sul fatto che quel sistema lì non è la normalità, era un caso eccezionale che richiedeva una soluzione eccezionale e ve l'ho mostrato per farvi vedere le immense capacità di Access, non per spaventarvi o per dirvi senza dirvelo che quello che fate voi poveri mortali non vale la pena di essere fatto. Non è questo. Nella vita di tutti i giorni ci sono argomenti molto più semplici che si possono trattare e che sono comunque di interesse. E Filippo oggi ce ne dà una dimostrazione, parlando di un argomento molto più tranquillo di quello, come le relazioni fra tabelle e in particolare la relazione uno a molti. Quindi, scusa Filippo, ti ho preso già troppo tempo, senza ulteriori indugi, apri il microfono, vai, la scena è tutta tua. Allora, sono Filippo, ho un cognome ma non è reso pubblico per motivi miei, nel senso che Access è per me un passatempo, una passione immensa, ma non è la mia fonte di lavoro, quindi di reddito, e quindi posso anche permettermi di non, diciamo così, pubblicizzarmi sto gran tanto. Ecco, anche se non sono qua per fare pubblicità in ogni caso. Devo ringraziare Stefano e Riccardo perché sono intervenuti a livello hardware a salvarmi. Quindi se io posso presentarmi in questo momento è grazie a Stefano e a Riccardo. Riccardo mi ha sistemato la scheda audio e Stefano ha portato via la cuffia da gioco con il microfono al figlio. Mi sento un po' in imbarazzo per quello che è successo. Vabbè, gliela restituisco appena è finito il meeting. La prima parte è molto, possiamo dire, base, utile per chi si avvicina ad Access, specie magari dopo un certo punto per chi ha già un'infarinatura sufficiente, ma comincia ad avere problemi quando ci sono le maschere, dentro c'è un'altra maschera e come faccio da un punto ad arrivare ad un altro e questo come si chiama, devo nominarla form, subform, sub. Poi l'ultima parte, che forse è anche quella più interessante per quelli sgamati, chiamiamoli così, è il bug che ho scoperto sui report proprio quando si ha una situazione di report principale e report secondario e si vogliono scambiare informazioni tra i due livelli. Allora, per la presentazione ho preparato un database semplicissimo con due sole tabelle, clienti e ordini, prese da un Northwind di inizio anni 2000. La scelta di queste due tabelle è per l'argomento specifico riguardante la relazione uno a molti. Le chiavi primarie e le chiavi esterne con i relativi indici, ecco qua la chiave primaria, la chiave esterna su ordini con l'indice, sono già preparati per ottenere gli automatismi durante la procedura guidata di creazione della relazione. In un database relazionale le relazioni sono il legame che esiste tra tabelle e sono di tre tipi: uno a uno, uno a molti, molti a molti. Relazione 1 a 1. Entrambe le tabelle coinvolte possono avere un solo record su ciascun lato della relazione. Quindi ogni valore della chiave primaria è correlato a nessuno o a un solo record nell'altra tabella coinvolta. Questa è la relazione molti a molti come non la si vedrà mai. Nella relazione molti a molti ogni record in entrambe le tabelle può essere correlato a nessuno o a un numero qualsiasi indefinito di record nell'altra tabella. Non si vedrà graficamente mai con i due simboli di infinito ai due estremi della linea perché la relazione molti a molti ha bisogno di una terza tabella definita di collegamento o di associazione, a cui le due di partenza sono appunto collegate in relazione uno a molti. Questo disegno qua ovviamente è stato un artificio grafico, anche questo un po' un artificio grafico, ma serve per dimostrare che la tabella A, la tabella B non possono essere relazionate in questo modo, ma hanno bisogno di una tabella intermedia che qui ho chiamato tab A e B
e sono ad essa collegate ognuno in relazione 1 a molti. 1 a molti. E questo è il dettaglio delle due relazioni, con evidenziato che si tratta appunto di una a molti per entrambi. Nella relazione 1 a molti, eccola qua, la tabella di chiavi primarie contiene solo un record relativo a nessuno, uno o molti record nella tabella correlata. Qui ho fatto un esempio aprendo due tabelle dove id cliente è la chiave primaria e dall'altra parte è chiave esterna, dimostrando che ci sono dei record correlati. Alcuni non hanno corrispondenza perché potrebbero non avere appunto nessun record correlato, ho detto prima nessuno, uno o molti, oppure perché sono più in giù nell'elenco. È la relazione più frequente visto anche il fatto che la relazione 1 a molti è gestita attraverso 2 1 a molti con la tabella intermedia. L'interfaccia grafica di Access permette di impostare questi legami in modo molto agevole. In strumenti database c'è il pulsante relazioni che apre una schermata da popolare con le tabelle per le quali si vuole creare la relazione. Uso clienti e ordini, partendo da un campo della tabella clienti e tenendo premuto il pulsante sinistro del mouse si arriva ad un campo della tabella ordini. Il campo di partenza è solitamente la chiave primaria, id cliente, e il campo nella tabella ordini che ha lo stesso nome di cliente è una chiave esterna. Quando si rilascia il pulsante del mouse si apre una maschera in cui si stabilisce il tipo di relazione che di solito Access propone correttamente. A mouse rilasciato c'è la maschera con le caratteristiche della relazione. Eccola qua, tipo 1 a molti, è giusto, logico, ad ogni cliente possono corrispondere 1, nessuno o un numero indefinito di ordini. Di fondamentale importanza è la possibilità di impostare l'integrità referenziale, senza la quale quanto appena fatto è un esercizio di disegno di una riga. È l'integrità referenziale che fa in modo che il tipo di relazione permanga nel tempo. Con la spunta su applica integrità referenziale si demanda al programma, o meglio, al motore di database, questo compito fondamentale, che ad esempio non permette di cancellare un record lato 1, un cliente, a cui sono collegati uno o più record lato molti, cosa che renderebbe i record degli ordini orfani. Spuntando applica integrità referenziale si sono abilitate le altre due caselle, che sono funzionalità aggiuntive. Aggiorna campi correlati a catena, elimina record correlati a catena. È probabile che parlando possa anche sostituire l'espressione a catena con a cascata, influenzato da come è espressa in inglese, cioè cascade. Già solo la prima spunta garantisce l'integrità referenziale. Anche se non si aggiornano le altre due, non diventa più debole. Come dicevo prima, aggiungono automatismi, funzionalità, che affidano ad Access la gestione dei campi coinvolti nella relazione. La selezione delle due ulteriori funzionalità è indipendente l'una dall'altra. Posso selezionare la terza e non la seconda ma non la terza, sono indipendenti tra di loro. Il significato è intuibile, anche se la descrizione è molto breve. Aggiorna campi correlati a catena consente di modificare la chiave primaria, la tabella lato 1, e di modificare di conseguenza tutte le chiavi esterne a questa collegate nella tabella lato molti. Nessun record rimane orfano e la relazione è ancora intatta 1 a molti. Elimina record correlati a catena. Qui la faccenda diventa più delicata. Maneggiare con cautela, si potrebbe dire. Non sto a spiegare tutto quello che potrebbe accadere se questa funzionalità è attivata su tutte le relazioni che riguardano il database. Stringendo,
cancello una manciata di record in una tabella principale, si cancellano a cascata appunto un sacco di record in molte altre tabelle. Rischio di azzerarmi quasi il database. Forse per questa situazione è più opportuno utilizzare codice VBA apposito per ottenere lo stesso effetto, cioè cancellare a cascata, però facendo attenzione ad andare controcorrente nella cascata. Si parte dai record lato molti e si risale fino ad arrivare al record lato 1. Se invece parto dal record lato 1, subito l'integrità referenziale mi blocca. Con codice VBA si ottiene tutto senza attivare questa spunta e lo sviluppatore può introdurre sistemi di controllo, avvertimento, anche blocco, quindi ha tutto sotto controllo lui. Poi queste caselline sono 3, ma le funzionalità non sono finite. Ne ho scoperta una quarta su questo sito, che è la Cascade to Null. Allen Brown spiega che, come abbiamo visto, non è selezionabile dall'interfaccia grafica e si può creare solo con codice VBA. Rispetta le regole dell'integrità referenziale, in quanto nella tabella correlata non ci sono chiavi esterne inesistenti sul lato 1, perché la chiave esterna è automaticamente impostata a null quando si cancella il record lato 1, un sistema meno radicale della cancellazione a cascata e comunque consentito dalle regole dell'integrità referenziale. Questo automatismo qualcuno potrebbe anche far comodo, perché effettivamente altrimenti si dovrebbe scrivere codice VBA in quantità. Nel mio caso, nel mio database ad esempio, non ha senso creare una cascade to null nel momento in cui c'è cliente ed ordine. L'ordine deve essere sempre riferito a un cliente. Ha senso, qua nelle illustrazioni spiegate da Allen Brown, quando non c'è questa necessità che un record sia per forza sempre collegato a qualcosa. Ad esempio, un preventivo rilasciato ad un soggetto, questo preventivo non si vuole associare ad un'anagrafica nuova, perché magari quel soggetto lì non diventerà mai un cliente, non perfezionerà mai un ordine e si può pur lasciare che sia con chiave esterna null, senza quindi aver bisogno di inserire un cliente nuovo. La relazione 1 a molti con l'integrità referenziale è visivamente riconoscibile dal numero 1 sul lato 1 della relazione e dal segno di infinito sul lato molti. La disattivazione dell'integrità referenziale elimina questi simboli, quindi si vede subito se è stata applicata o meno, senza bisogno di aprirne il dettaglio. Con la relazione impostata, la tabella aperta in modalità foglio dati può cambiare aspetto, a seconda che sia attivata o meno la visualizzazione del foglio dati secondario. Se attivata, nella prima colonna c'è un pulsante con una croce, simbolo tipico di un elenco espandibile. Dalla tabella lato 1 si possono vedere i record collegati nella tabella lato molti e sono direttamente modificabili senza dover aprire la tabella secondaria. Qui dipende moltissimo dalle abitudini che ha ognuno, però si è influenzati da una regola dalla quale non si scappa. L'utente finale non deve mai avere accesso alla tabella direttamente così com'è. Non avendo accesso diretto, non potrà mai sfruttare questo foglio dati secondario. Un tempo dicevano di disattivarlo perché consumava CPU e bisognava dosarla. Adesso quei problemi lì ci sono molto più limitati, i problemi di elaborazione del CPU, però abbiamo visto, come ho detto, visto che alla tabella non deve mai accedere, in produzione
il foglio dati secondario, a mio avviso, non serve. Ovvio, lo sviluppatore magari per comodità può anche tenerlo. Qui si vede dov'è il foglio dati secondario, è nella proprietà della tabella. Se lo disabilito, ovviamente non si vede più quel... Ecco, e quindi non c'è nessun collegamento con la tabella ordini, almeno dalla tabella clienti. Nella struttura maschera sotto maschera, fisicamente, allora, devono esserci due maschere ovviamente, una per clienti, una per ordini, questo posso chiudere, sì, e la sottomaschera viene inserita all'interno della maschera principale con il più classico dei trascinamenti. Qui ne ho creata una proprio per fare il trascinamento, trascino form ordini in questa, oppure con un altro sistema che è probabilmente meno utilizzato, ma che mi interessa far vedere perché mostra i passaggi che con il trascinamento non si vedono perché fatti da Access in silenzio. È l'autocomposizione sotto maschera sotto report. Si attiva da qua con creazione guidata, disegno. Ecco qua, mi chiede quale maschera voglio inserire, form ordini. Da solo, in base alle informazioni fornite nella relazione, propone come collegare le informazioni, mostra ordini per ogni record in clienti che usa ID cliente, chiave primaria e chiave esterna. E mi chiede come voglio chiamare questa sottomaschera o sottoreport. Attenzione, perché dopo su questo nome ci sarà da discutere. Fatto tutto bene? Bene, dico ok, fine. La maschera ordini è inserita in clienti. Proprietà di questo controllo: c'è questo bordo arancio evidenziato già dal momento in cui ho terminato la procedura guidata, che mi dice che questa cosa selezionata è una sottomaschera sotto report, e la parte più interessante di questo oggetto, di questo controllo, è la scheda dati, dove c'è l'oggetto origine, la maschera che ho voluto inserire, i campi collega campi master, collega campi secondari, che sono i campi coinvolti dalla relazione. In questo caso è uno solo, ma se ne potrebbero aggiungere altri due arrivando a 3. Qui c'è il pulsantino che permette di aggiungerne altri, ovviamente se si arriva fino a 3. Le altre proprietà sono abilitato e bloccato, sono intuibili, sono comuni a molti altri controlli. Filtra su schermo vuoto ha significato trascurabile, per questioni di tempo lo lascio andare. Qui avevo anche evidenziato le varie zone, quella verde dove ci sono le caratteristiche del controllo, la scheda dati e il bordo arancio evidenziato che mi fa dire che sono in un container. Introduco questo concetto, questa la chiudo e mi porto in quella ufficiale già creata, nel senso che è anche come impostazione poi grafica, quando è ora di passare alla visualizzazione, ci sta all'interno dello schermo. Se seleziono l'esterno, ecco il bordo arancio. Per selezionare invece la maschera che c'è dentro, devo fare in modo che si arrivi ad avere il quadratino nero pieno, cliccando sull'angolo in alto a sinistra, e la scheda dati si vede subito che cambia. E si tratta di una maschera aperta come se fosse aperta autonomamente. Da qui non si vede che è una
sottomaschera o una maschera all'interno di un'altra maschera. Questo però è quello che fa la differenza. Il container. Access lo chiama sottomaschera sotto report, non aiuta purtroppo, però è un controllo. Questo è un contenitore che serve a contenere, come dice la parola stessa, qualcos'altro ed ha il compito di decidere in base a quali informazioni l'oggetto principale, l'oggetto esterno e l'oggetto secondario, quello interno, comunicano attraverso, cioè, i campi master, campi secondari. In alcuni video in inglese che spiegano lo stesso concetto si sente marcare la parola control quando si parla di subform o subreport, proprio per sottolineare che esiste un controllo che ospita la maschera o il report. Non c'è direttamente la maschera o il report. Adesso chiamerò questo oggetto container andando contro le indicazioni di Microsoft che lo chiama sottomaschera sotto report. Container, la maschera, questa sarà la maschera principale, quella dentro il container la chiamerò maschera secondaria. Come si comunica tra l'oggetto esterno e l'oggetto interno? Prendere informazioni che stanno nella maschera secondaria e mostrarle sulla maschera principale e viceversa. Qui ho già preparato nella maschera secondaria due controlli calcolati, o meglio un controllo calcolato che fa la somma di trasporto e una text box dal contenuto fisso, testo per maschera principale. Non ha utilizzo concreto, mi serve solo per l'esempio. E per dimostrare anche il percorso inverso ho inserito un'altra text box che prende il valore di posizione dalla maschera parent, l'oggetto parent, quindi dalla maschera principale. Uno dei problemi che si devono affrontare quando si arriva a questo punto è cosa devo scrivere all'interno dell'origine dati. Non bisogna mai reinventare la ruota, quindi ho usato qualcosa che già c'era e che è molto completo. Questa pagina, come dicevo prima, anche questi autori hanno evidenziato, il giallo l'ho messo io, loro hanno messo in maiuscolo control subform 1, subform 2, ok, ma attenzione, sono dei control, quello che io ho chiamato container e che anche in altri posti vedo che si chiama container. Ho evidenziato nello specifico le sintassi che mi serviranno dalla maschera principale per prendere un valore della maschera secondaria, quindi mi, che io però non dovrò digitare perché si usa solo quando si sta scrivendo in VBA, subform 1, quindi il nome del controllo subform, punto form, punto esclamativo, nome del controllo. E quando si deve fare il percorso inverso dalla maschera secondaria, prendere un valore che c'è nella maschera principale, parent, punto esclamativo, nome del controllo. Per il mi vale la stessa cosa che ho detto prima, non si è in VBA e quindi non lo scrivo. Eccoli qua. Parent, punto esclamativo, posizione, dalla maschera secondaria voglio prendere un valore della maschera principale. Nella maschera principale voglio prendere il valore di due controlli che sono nella maschera secondaria. Nome del container, del subform control, che nel mio caso corrisponde a frm ordini. Punto form, punto esclamativo, nome del controllo della maschera secondaria e txt somma testo trasporto e l'altro testo fisso.
lo metto alla prova, ottengo quello che mi interessava. Prima di tutto si vede che in generale il sistema maschera principale e maschera secondaria funziona perché vedo solo gli ordini di quel cliente. Sposto tra i vari clienti e il riferimento tra le maschere l'ho ottenuto nel momento in cui questo controllo, che doveva prendere il valore di posizione rappresentante, è riportato anche qua, e la somma di trasporto è questa, e qua ha pescato testo per maschera principale, che era il contenuto dell'altra text box. Interessante il fatto che, anche se qua sotto non ci sono, perché siamo in visualizzazione foglio dati, la somma, i due controlli a cui si fa riferimento, dietro le quinte ci sono, quindi sono valorizzati, popolati, e li posso prendere, anche se qua non li vedo. Dovrei cambiare visualizzazione, ad esempio in maschera continua. Adesso provo a modificare a mano, quindi non inserisco direttamente il contenuto, ma mi affido prima al generatore di espressioni. Vado a cercare la maschera secondaria, devo dire che si tratta di una maschera e e già qua vedo una cosa strana. Ho selezionato maschera, compare punto punto scheda. È strano, però è così, l'ha fatto la composizione guidata, il generatore di espressioni, quindi. E gli dico prendi somma trasporto. Ops. Eccolo. Punto punto scheda punto esclamativo. E quella sintassi lì non c'era nel file. Qua c'è scritto punto form, non punto punto scheda. L'ha fatto lui. Ecco, errore di sintassi nell'espressione. Il generatore di espressioni ha generato qualcosa di sbagliato, ma ce ne siamo accorti tutti subito nel momento in cui è comparso punto punto scheda. Non deve esserci punto punto scheda, deve esserci punto form. Il generatore di espressioni è inaffidabile da questo punto di vista. Funziona. L'IntelliSense è un po' più affidabile, ma non troppo. Perché? Anche qua, nel momento in cui metto il punto, compare subito scheda. Non riesco a trovare form. Dov'è form? Non c'è. Scheda. Dai. Qua digito a mano il nome del campo txt somma trasporto. Ho almeno qua ha corretto da solo punto scheda, l'ha subito cambiata in form. Con l'IntelliSense Access qualcosa un po' rimedia, il generatore di espressioni sbaglia. È un generatore. Tutto quello che vale per le maschere vale anche per il report. Quindi container, maschera, report principale, report secondario, la sintassi con il parent, tutto. Però qui spunta il bug che non ho scoperto io l'ho solo in un certo senso preso in carico. Qui ho già costruito sulla stessa falsariga delle maschere report clienti con il report secondario ordini. Sempre solito controllo calcolato e controllo con testo fisso, e sul report principale il riferimento
a questi due controlli e ho usato anche un nome personalizzato del container, così per evitare problemi. Container rpt ordini. La sintassi è giusta nel momento in cui anziché form scrivo report. Rappresentante, che è il valore di posizione, viene trasportato giusto dal report principale, compare nel report secondario. La somma ovviamente viene calcolata giusta all'interno del report secondario, il testo fisso è testo fisso, ma il report principale non riesce a prendere l'informazione dal report secondario. Nome. È un errore. Riprovo, guardo, è giusto, provo a fare come ho fatto prima. Uso l'intelligence punto report, ok, punto esclamativo, qui addirittura mi aiuta tantissimo, quindi errori non ne ha dati, salvo, niente, stessa cosa. È una cosa strana. Me ne sono accorto nel 2015, all'interno di un forum un utente l'ha segnalato, non riusciva a ottenere quello che voleva e ho visto che effettivamente era così, solamente però nelle versioni più recenti di Access. Nelle versioni, chiamiamole vecchio stile, con l'estensione MDB, funzionava tutto alla perfezione. È stato anche esaminato da un utente molto più esperto di me, tale Willy55, che non sento da un bel pezzo. Se magari ascolterà il video, se si fa vivo, sono contento e basta. Non c'era verso di farlo funzionare. Trucchetto per comunque andare avanti in quel momento là, quando non sapevo ancora niente, usare VBA. Però ovviamente devo avere l'origine dati vuota, con VBA popolo le due text box dicendo di prendere il valore all'interno del container, del report nel container, nelle rispettive caselle. Funziona. Quindi con VBA si era tamponato il problema. Però adesso lo rimetto al suo posto. E questo è uno. E questo è l'altro. E vado a disattivare il codice, altrimenti si arrabbia. Però insomma, questo errore non mi dava pace. Passavano gli anni, era il 2015, ogni tanto buttavo l'occhio per vedere se con qualche correzione mensile, con qualche nuova versione di Access dalla 2013, poi la 2016 e poi la 365 quando è arrivata quella, niente, non cambiava nulla. Vabbè, l'anno scorso ho detto voglio trovare la ragione di questa stranezza e ho usato quello che nel frattempo avevo un po' imparato e ho provato ad esportare il contenuto del report nel modo in cui presumibilmente Access ce l'ha memorizzato, cioè il metodo save as text, il metodo non documentato. Qui ho già preparato tutto, rpt clienti, ecco scoperto l'arcano. Nell'origine dati c'è il nome del container, punto reports,
con la S. Questa S non ci deve essere. Ecco l'errore. Cerca in un punto sbagliato che non esiste. Se con Save as Text ho visto questo, ho provato subito l'operazione contraria. Correggo il contenuto del file, sì, e lo importo con load from text. Lo importo dandogli un altro nome, così quello sbagliato rimane. Funziona. Ovviamente ho corretto uno solo dei due, perché i controlli da modificare sarebbero stati due. Uno l'ho corretto e giustamente adesso funziona, l'altro continua ad avere errore. Eppure, alla vista non è cambiato niente. Report, report. Questo funziona, questo no. Nel momento in cui faccio anche solo un cancello, lo riscrivo, ho fatto un copia e incolla, l'errore ritorna. Non so perché, ma vede scritto report, salva reports. Per fortuna non è necessario passare sempre da save as text e load from text, perché una volta capito dove era il problema non è stato difficile capire che si poteva sistemare anche attraverso VBA. Scusate che chiudo questo, torno su questo che è quello problematico, infatti a conferma è quello che ha i problemi. Posso vedere l'origine dati tramite VBA senza ogni volta esportare, ed ecco che come nel file esportato vedo reports, e già che ci sono allora posso anche modificarlo. Qui l'ho fatto, il codice dice che bisogna aprire il report in modalità design, si fanno le modifiche, quindi scriverò report e non più reports. Sono già qua, voglio vedere com'è la nuova situazione. Ha recepito la modifica, torno qua e funziona ancora. O con l'esportazione e modifica del testo e reimportazione dell'oggetto, o attraverso VBA, comunque si riesce a correggere questo difetto. Difetto che ho segnalato a Microsoft sul suo forum answer.microsoft.com, se non ricordo male, e lì è stato visto da Karl Donaubauer, che ha verificato che anche a lui succedeva, l'ha passata al team di sviluppo Microsoft Access e anche loro dicono sì, effettivamente c'è questo difetto. Io ero a posto, avevo raggiunto il mio obiettivo, avevo capito dove era il problema e, cosa non da poco, perché comunque una soluzioncina si era già trovata con VBA all'interno dell'evento format, ad esempio del report. Ma qui la soluzione, una volta capito dove era il problema, è definitiva. O con VBA o con la modifica del file esportato e successiva reimportazione, ho tutto a posto e posso proseguire. Adesso la palla è passata a Microsoft, che dovrà mettere la parola fine in modo
definitivo, scusate il gioco di parole, a questo errore. Per fortuna mia, la correzione non è arrivata nell'ultimo mese, altrimenti sarebbe stata una beffa, visto che da 8 anni non è stata corretta. Da 8 anni non è stata corretta perché si verifica solo in Access in italiano. Prima abbiamo visto con le maschere punto punto scheda che con il generatore di espressioni dà addirittura errore subito. Con l'IntelliSense viene corretto automaticamente da Access. Bene, ho detto, vuoi vedere che form, scheda, report, reports ha qualcosa a che vedere con le traduzioni? Allora, oddio, è impossibile che nessuno se ne sia accorto in tutto sto tempo. Ho provato varie versioni di Access su macchine virtuali, la versione inglese, francese, spagnola, mi sono limitato a queste perché a tante altre lingue non le conosco, e su quelle nessun problema. Il problema, per quanto ne so, riguarda solo l'italiano. Provate a riprodurre il problema, se il problema persiste è tutto normale, se a voi il problema non si mostra, ditecelo. Magari, non so, Alessandro, se i commenti sotto il video, non so, via email, perché sarebbe veramente un'eccezione all'eccezione. Ho sforato con i tempi e mi dispiace. Sì, no, ma capita regolarmente che si sfori coi tempi, non è un problema. C'era un commento di Cinzia che diceva sarebbe interessante se l'errore c'è anche nella versione inglese di Access. Ho l'impressione sono tutti problemi legati alla localizzazione. E infatti poi subito dopo l'hai chiarita, si parla soltanto della versione italiana. Se mi permette un commento, io direi che questa è la dimostrazione che non è necessario, come sto ripetendo da mesi, parlare di fisica quantistica per proporre una presentazione. Hai trattato un argomento di base, per così dire, non particolarmente avanzato, ma comunque io credo con chiarezza e esaustività. Se tu sei d'accordo e se pensi di poterla presentare in inglese, io vorrei proporre questa tua presentazione al grande capo di AUG, Juan Soto, per il suo gruppo Access for Beginners. Penso che sia estremamente appropriata, ma di questo magari ne parliamo dopo. Tra l'altro, come ho detto, c'è sempre da imparare. Io, per esempio, non ero a conoscenza di questo bug, ma soprattutto non ero a conoscenza di quella tecnica del cascade to null che hai menzionato nella prima parte, che pensandoci un po' forse avrebbe potuto essermi utile in qualche caso passato se l'avessi conosciuta. Quindi anche io oggi, grazie a te, ho imparato qualcosa di nuovo. Siamo andati un po' oltre, se non ci sono altri commenti o domande, a parte state tutti senza microfono, se non scrivete sulla chat non lo saprò mai, c'è un commento di Salvatore: la cancellazione automatica a cascata in base al motore del database è lenta rispetto al codice VBA a ritroso, prima record figli e poi record padri. Inoltre posso mettere una gestione degli errori specifici. Sì, infatti conferma quello che stai dicendo tu, la cancellazione automatica è... Sì, sì, in effetti già Filippo l'aveva accennato. Io preferisco appunto il VBA, Mhm. insomma, lo trovo più Certo, funzionale. è più macchinoso, c'è da lavorarci un po' di più. Però sia tutto sotto controllo comunque. Sì, sì, ma non dirlo a me, io uso VBA anche per mimare funzioni che Access dà per default, perché voglio avere il controllo su tutto. Confermo pure Va io. bene, poi si tratta anche di stili personali, preferenze personali. Va bene. Comunque, vorrei quindi rapidamente introdurre il prossimo incontro che si terrà il 10 dicembre. Filippo, se interrompi la tua condivisione, posso nuovamente condividere il mio schermo. Ok, eccoci qui. Quindi la prossima volta, il 10 dicembre, il nostro eroe sarà Salvatore Fricanò. Ascolta, Dimmi. l'accento è africano senza accento, Oh, fricano mi un po' dispiace. spagnoleggiante, dice no, figurati. Pensavo di averlo Eh, letto Fricano da qualche parte. Fricano, Fricano, sì. scusami, perdone. Sì. Quindi, cioè, ci ho messo addirittura l'accento sulla copertina, perdonami, lo toglierò subito. L'argomento della presentazione sarà
come rendere alcuni controlli standard di access più user-friendly. E visto che l'argomento riguarda l'interazione con l'utente, che è il mio principale campo di ricerca e di interesse, sono molto curioso e impaziente di vedere di che si tratta. Quindi, Salvatore, se vuoi darci una piccola anticipazione, un paio di minuti. Sì, sì, capisco che i tempi sono stretti, comunque sarò Devi velocissimo. condividere lo schermo? Ti serve condividere lo schermo? No, Ok, no, 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 non c'è bisogno, casomai poi quando vedremo, ci vedremo un po' sì, prima, sì, sì, vedremo come operare. Lo dico così. vai. Essenzialmente io presenterò due procedure molto semplici, almeno per chi conosce il codice VBA e quindi gestisce le classi, insomma. Una procedura è permettere a una list box di avere i pulsanti che mi fanno da testata e io premendo questi pulsanti posso ordinare dinamicamente le colonne o in modo ascendente o in modo discendente. Ottengo vari vantaggi, ad esempio già in fase di progettazione io posso determinare la larghezza delle colonne senza andare a scrivere, diciamo, i dati puntuali. Mi sembra molto più immediato come prestazione. Tutto questo lo faccio tramite una classe per la list box, se poi lo spiegherò in dettaglio. Naturalmente ci sono le condizioni affinché possa essere efficace questa list box applicata a una tabella o una query. La seconda procedura è l'utilizzo del datasheet per genere è brutale perché si preferiscono le maschere continue, invece io dopo tutta una serie di riflessioni penso che il datasheet si possa insomma rendere più, come ho detto, user friendly. Essenzialmente io proporrò questa modalità. Permetterò di aggiungere due campi che non appartengono al database, però mi permettono facilmente di visualizzare i dettagli della riga che si è scelta oppure di eliminare la riga stessa utilizzando le procedure, insomma, molto semplici, insomma, tutto qua. Quindi, e poi se ci sarà tempo, capisco che ogni volta che noi parliamo forse ci dilunghiamo, dirò qualche cosa sull'interfaccia che offre Access, che per me solo apparentemente è povera, mi pare che Alessandro l'abbia detta anche nella prima puntata, e le scelte che ho operato nel tempo a proposito delle interfacce. Tutto qua, ho finito Alessandro. Benissimo, grazie. Allora, niente, dandoci appuntamento con Salvatore al 10 dicembre, vi saluto, ringrazio di cuore tutti voi per aver partecipato, specialmente i nuovi arrivati, e vi invito a iscrivervi al gruppo su accessusergroups.org/Italia. Ringrazio ancora Filippo per aver fatto il grande passo e aver sostenuto la sua prima presentazione in assoluto. Sì, grazie a voi, Bravo. quindi adesso sì, il ringraziamento doveroso ad Access User Group Italia, a Colin che ha fatto da tramite Mhm. Per con te e introdurci. dopo il nostro continuo scambio di opinioni, informazioni e di rassicurazioni. Filippo, stai tranquillo. Sì, Grazie sì, sì, Alessandro, ma non grazie. vi lasciamo soli. A questo proposito mi raccomando a tutti, fatevi avanti senza timore, mandatevi una mail con le vostre proposte e non dimenticate di fare proseliti, siamo ancora pochi e dobbiamo crescere ancora parecchio. Grazie a tutti, buona serata, interrompo qui la registrazione che pubblicherò su YouTube fra pochi giorni, il tempo di editarla un po' e ci vediamo il mese prossimo.